Uno dei problemi più grandi che affrontano i soggettisti, i registi, i sceneggiatori, i produttori è quello del finale. Sembra una sciocchezza quasi, perché la storia è già confezionata. In realtà ogni storia, anche quando viene presentata, poi però è suscettibile di modifiche, e quindi con la serie di modifiche che si fanno in sede di sceneggiatura, revisione generale, gli accordi con il regista, le situazioni con il cast, ogni volta la storia originale è come se lievitasse, è come se prendesse una direzione diversa, no? Che rimane nell'ambito che abbiamo già deciso, ma tuttavia ha sfumature e toni diversi, tanto da arrivare a un finale che può essere differente da quello pensato. Ma quale finale? Ci sono due correnti. Una corrente materialista che vuole il finale che sia come la vita, cioè finisce male, finisce male. E una corrente spiritualista che invece opta per l'happy end, per un finale consolatorio, un finale liberatorio, un finale pieno di speranza. E ogni volta c'è uno scontro fra le diverse anime che popolano l'equipe, il gruppo che realizza il film. Chiaramente ad avere l'ultima parola sono il regista, il produttore e lo sceneggiatore, e c'è sempre un confronto fra questi tre personaggi. Esiste una terza scena, una terza possibilità, che sarebbe quella consolatoria, diciamo così, che potremmo definirlo il finale del compromesso. E il finale del compromesso è quello che vi sarà capitato di vedere qualche volta e che vi lascia mezzi delusi e mezzi sorpresi, è quello quando il film finisce a sorpresa. Esempio Napoli velata, esempio A casa stanno tutti bene, esempio Il coltello nell'acqua di Polanski, cioè che i protagonisti arrivano a una certa scena, a un certo punto, nel momento in cui deve svolgersi una situazione non si svolge, fine, lasciando il pubblico nel dubbio. Faccio tutta questa lunga premessa per spiegare l'ultimo film di Chazelle, Damien Chazelle, che è The First Man, il primo uomo. Perché faccio questa premessa? Perché ancora una volta Chazelle sceglie un finale deludente, un finale in discesa, che sarebbe il finale, diciamolo così, materialista, quello che è come la vita, cioè la vita non finisce sempre con un happy end, finisce magari con amarezza, con sarcasmo, magari con ironia, magari con una delusione. Ecco, allora Chazelle rappresenta la vita e dà un finale proprio come quello della vita, dà il finale che, così. First Man finisce addirittura con una specie di lento bacio attraverso la parete, un distaccato così fra due persone che sono separate da una lastra di vetro, perché Neil Armstrong è in quarantena, ma questa lastra di vetro in realtà è l'impossibilità di comunicare. Questa lastra di vetro è in realtà la freddezza di un rapporto che può essere tenero nel cuore ma freddo nell'esterno. Bene, ogni volta che accade questo io mi chiedo perché. Perché tra l'altro nei film di Chazelle c'è costantemente un'ossessione per un sogno più grande, per un grande desiderio. L'abbiamo visto in Whiplash, che è il dramma del batterista che a tutti i costi vuole suonare benissimo, straordinariamente, fino a questo finale in cui però riesce ma sanguina, ma è disperato. L'abbiamo vista in La La Land, in cui i personaggi sono ossessionati dal successo, uno dal desiderio di avere un suo club dove può fare la sua musica, e l'altra dal fatto di riuscire a essere una grande attrice. E quando ambedue riescono a colorare questo sogno, in realtà si perdono. Ed è ancora questa volta, nel primo uomo, che accade la stessa cosa. Il grandissimo sogno di Neil Armstrong di raggiungere la Luna lo porta praticamente a separarsi dalla Terra. È come se quel viaggio nel vuoto le avesse creato un vuoto nel cuore, l'impossibilità, l'incapacità di comunicare ancora. È come se davvero il raggiungimento della Luna fosse pagato con un esilio nell'animo. Ecco, in questa disperazione, in questa amarezza, però in questa testardaggine, in questa volontà, in questa capacità di raggiungere a tutti i costi il proprio sogno a qualunque
con qualunque sacrificio, con qualunque disperazione, ma con modestia, con forza, con decisione. È il carattere del film di Chazelle, la forza dei suoi personaggi, e secondo me anche c'è un contraltare che forse non è notato ma che è molto importante, ed è la figura della moglie di Neil Armstrong, interpretata da una straordinaria Claire Foy, ed è proprio il simbolo, secondo me, di quello che è la Terra. In realtà, quando Neil ritorna sulla Terra, in realtà ritorna perché è chiamato da lei, e quando parte, il momento in cui lei lo costringe a parlare con i figli, è proprio come per attaccargli dei tentacoli che lo tireranno di nuovo giù, che lo riporteranno di nuovo nella concretezza e nella vita quotidiana. Quindi il grande sogno che ogni volta si impasta e si trova con i problemi quotidiani, con le piccole cose, e che deve sopravvivere proprio come umanità e non come disperazione, come volontà e non come ostinazione, come modestia e non come vanagloria, ma contenendo sempre questo desiderio, questo sogno, questa voglia di infinito. Grazie.